L'Epifania. L'Epifania è nell'antichità, nella vera antichità e nella pratica personale, la nascita di qualcosa di nuovo e quindi la manifestazione di qualcosa di nuovo. In pratica, durante la nostra vita, durante l'anno, appare il 25 di dicembre la cosiddetta parte spirituale di noi, il Cristo, chiamiamolo come vogliamo. Poi, durante i giorni che passano, quindi andiamo 26, 27, 28, 29, 30, 31, sono già 6 giorni, 1, 2, 3, 4, 10 giorni, 5, 6, 12 giorni. Ripetiamo ancora, il 25 c'è la nascita e poi abbiamo 26, 27, 28, 29, 30, 31, quindi 6 giorni, va bene? Poi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi abbiamo questi 11 giorni calcolati dal 26. Dal 25 noi andiamo direttamente sui 12 giorni. Il calcolo che venne fatto per far accadere l'Epifania il 6 di gennaio non è a caso, cioè non è che ora noi dalla tradizione cattolica possiamo ricordare che ci fu il camminare da parte dei re magi, che bla bla, e qui c'è anche da dire qualcosa. Significano i 12 giorni, 11 giorni se cominciamo dal 26, di risulta che deve essere la pratica che solitamente viene fatta a Natale. La pratica che solitamente viene fatta a Natale è la pratica della chiamata del nume. Anticamente il 25, con ciò che era la festa dei Saturnalia, veniva spinta la conoscenza e la pratica teurgica, almeno da coloro che sapevano, fino ad entrare in completo contatto con il proprio numero, sia con il Sole Invictus che rinasceva. Ma c'è un'altra cosa, che non è che tutto si può manifestare nello stesso momento. In pratica non è che i doni dello Spirito vengono direttamente quando c'è la chiamata. Quando c'è la chiamata ci può essere la nascita, ci può essere qualcosa che torna, no? Torna dallo zero e quindi arriviamo al 100, entriamo in uno stato estatico particolare. Ma c'è bisogno di questi 12 giorni nuovamente che vanno a ricalcare i mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi vanno in piccolo a richiamare i 12 mesi di pratica precedente, magico-teurgica antica, alchemico-teurgica antica, e quindi il 6 gennaio avviene la teofania di tutto, cioè, l'Epifania. La teofania avviene il 25, quindi la nascita, no, di Dio, mentre il 26 avviene la Epifania, cioè la manifestazione, perché epi è manifestarsi, qualcosa che si sta manifestando, come epiclesis, per esempio, no? Come epilessia, per esempio, cioè tutte queste sono una manifestazione, qualcosa che viene direttamente a manifestazione. Quindi che cosa succede? Succede che nei 12 giorni precedenti, quindi via via fino all'Epifania, veniva fatta una pratica particolare, veniva ricalcata la pratica particolare di ogni mese di ascesa. Dobbiamo renderci conto che le pratiche di ascesa sono date sia da pratiche antiche, sia da pratiche religiose, ma anche da pratiche di cibo, ma anche da pratiche di
diete particolari, ma anche da pratiche di azioni fisiche che vanno direttamente ad agire sulla nostra mente. Le azioni fisiche che vanno ad agire direttamente sulla nostra mente sono quelle azioni manuali che vanno a modificare l'essere interiore. Ora, di azioni manuali ce ne sono di diverse tipologie. C'è l'azione manuale adatta ad ogni segno particolare che praticava. Ecco perché non è possibile che una pratica, come ho sempre detto fin dall'inizio, sia sempre uguale per tutti. Un Capricorno non può fare la pratica di un Acquario, non può fare la pratica di un Leone, non può fare la pratica di un Bilancia, eccetera, perché il modo di sentire, il modo di fare è differente. Ora, questa differenza è la ricchezza della natura, questa differenza è la forza della natura, questa differenza è la garanzia della nostra libertà. È chiaro che se io sono per esempio un pesci e ho un sentire da pesci, ossia un sentire molto oceanico, non posso fare la pratica di un toro, per esempio, che è un sentire molto naturale, quindi molto più terrestre, e quindi non sarebbe compreso da me e viceversa non sarebbe compreso dal segno del toro. Il che non è che sto parlando per enigmi, è facile tra l'altro. Quando noi parliamo di segni, quando io parlo di segni, parlo di fascia tropicale, quindi non parlo del siderale, non parlo delle stelle, non parlo delle costellazioni, ma di segni che non sono altro che la manifestazione del Sole nel suo cammino intorno alla Terra. Cioè l'influenza, immaginate questa è la Terra, prendiamo l'idea che il Sole gira intorno alla Terra, apparentemente, ma uno può dire la Terra gira intorno al Sole, sì, non ce ne frega nulla. Andiamo a capire cosa intendo. Quindi ammettiamo che la Terra è qui, il Sole nel movimento ha un'incidenza di raggi, che questo colpire di incidenza di raggi ai tropici, all'equatore, cose varie, nel diverso movimento dell'eclittica, che poi è sempre ondulatoria come un serpente, no? E qui abbiamo il significato del serpente antico, questo va a dare una luce particolare e quindi questa luce determina le nascite. Quindi sono il Sole che determina, è il Sole, è l'energia del Sole che determina questa nascita, cioè le nascite sulla Terra, perché il Sole dà la vita. Ora non calcoliamo la parte lunare perché entriamo in qualcosa di molto ancora più particolare, un pochino più complicato, però noi abbiamo questo Sole che muovendosi, quindi è chiaro che l'incidenza del Sole, no, che ad agosto per esempio con un Leone, non è l'incidenza, no, che si ha in Capricorno, che è più, allora in agosto è così, in Capricorno è così il Sole che colpisce la Terra, quindi in agosto sono raggi diretti, in Capricorno sono raggi obliqui, e quindi è chiaro che questo determina la luce, l'energia, la forza, una determinata nascita. E quindi è normale che l'energia obliqua, cioè diretta, non è uguale a quella obliqua, ed ecco i cosiddetti segni zodiacali, che nulla hanno a che fare con le costellazioni. Mi raccomando, le costellazioni sono un'altra cosa, non ci interessa la precessione degli equinozi, adesso non coincidono più, vado a fare l'astrologia vedica, cazzate. Quella è un'altra tipologia di astrologia, quindi che a noi non ci interessa. Sto parlando dei segni, ossia del cammino del Sole, che per poterlo capire è stato calcolato e diviso in 12. Ecco che nei 12 giorni di risulta tra il 25 e il 6 di marzo, noi abbiamo, 6 di febbraio, vabbè. Scusatemi, il 6 di gennaio, sono già proiettato 2 mesi avanti, quindi voglio dire, no, già vedo che cosa accade. Quindi, che cosa accade? Tra il 25 di dicembre e il 6 di gennaio noi abbiamo delle pratiche che vengono fatte negli ordini reali e quelli che capiscono, vengono fatte ancora adesso. Abbiamo un'idea di cosa può essere fatto da noi. Una cosa che possiamo fare è la cosiddetta pratica dei colori. Dovremmo prendere una lampada o un qualcosa,
una lanterna che ci possa portare ad avere la possibilità che siano cambiati i colori sia come vetro sia come altro, in modo da emanare. Possiamo usare anche la luce elettrica, le lampadine, i LED, per adesso insomma è così. Ma l'importante è che abbiamo questa modificazione. Quindi che cosa succede? Cos'è questa modulazione di colori? Ora è chiaro che non è questa la pratica tutta completa che si fa nell'intimo del proprio tempio o seguiti da uno che la sa fare, no? Quindi quando si entra in contatto con la scienza ammonia, quando si entra in contatto con queste pratiche veramente profonde e fatte a livello veramente alto. Però noi a casa nostra possiamo fare questa cosa per andare a sistematizzare la nostra aura, che ha recepito durante tutto l'anno il cambiamento cromatico della luce del sole che ha generato questi colori. Allora ecco colori, forme d'onda, eccetera, eccetera. Ecco che voi potete trovare, ce lo trovate a ogni piè sospinto, ora non stiamo lì a perdere tempo, il colore adatto per ogni segno. Prendete un libro di astrologia, andate sul sito di astrologia, colori corrispondenti ai segni, ormai oggi ce l'avete. Quindi andate a prendere delle luci simili, uguali può essere difficile con alcuni, però simili possono essere trovate, e a quel punto ecco che voi, il primo giorno di nascita del Sole, contate 12, il primo giorno, voi mi direte ma adesso non si può fare più perché siamo alla Befana, lo so, ma io vorrei che voi questa cosa la potete fare domani se avete questa possibilità, oppure nei prossimi giorni, perché darà l'effetto uguale. Io fare tranquillamente quando vi prendete questi colori. Poi io sto spiegando ciò che avveniva, sto spiegando, quindi potete trasportarlo nel momento che voi potete farlo e vi sentirete veramente particolari. Quindi prendete questi 12 colori, alcuni dicono ma posso prendere la carta e la fisso? Prendi la carta e la fissi. Io posso prendere le candele colorate? Non serve a niente le candele colorate, serve una luce, serve una fonte di luce che vada a simulare il sole. Mi ricordo che ai miei tempi, quando ero ragazzo, il mio maestro napoletano dell'epoca, Heisenberg, aveva una luce centrale, e una specie di giostrina che girava con tutti i colori per ogni pianeta, e quando si girava la manovella questa luce girava e aveva soltanto potevi o vedere tutti i colori oppure soltanto una finestrella e passava il colore del segno e della situazione. Era bello perché proiettava, appena giravi proiettava tutti il vario caleidoscopio di colori, e giallo, verde, rosso, arancio, magenta, e tu capivi come il sole modificava direttamente le potenzialità luminose e quindi come andava ad influenzare queste potenzialità, come andava quindi a muovere le persone all'interno. Si può fare anche mentalmente, si può fare questa pratica, quindi domani quello che vi consiglio è, se non, giustamente non potete giungere ad avere questa cosa tecnica, nel tempo potete farlo, una luce con i vari colori e sottoporvi a questo caleidoscopio che gira. Ma domani, una volta che vi siete informati oggi a cosa corrispondono i vari colori dei vari segni, quindi che colore c'è, segno, colore, vi potete sedere tranquillamente, farlo 3-4 volte al giorno, specialmente nei punti principali della giornata, quando il sole si alza, a mezzogiorno, quando il sole tramonta e quando il sole è a mezzanotte, al suo nadir. Allora visualizzate mentalmente i vari colori, potete anche registrare per esempio una piccola traccia che dice: ora sei seduto e sei tranquillo, osserva di fronte a te il segno dell'Ariete, osserva il suo colore, il rosso, è rosso come fiamma, rosso forte. Dopo che finite, lo vedi, lo vedete, sentiti immerso nel rosso, bla bla, vivi, bla bla bla. E quindi richiamate l'energia del rosso, quindi dell'Ariete. Ora sei passato al Toro, osserva il verde intenso delle piante, osserva il verde intenso della vita, osserva bla 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 bla. E quindi sentiti
poi arancione, poi... Quindi fate tutte queste cose qua, potete anche... E poi potete ascoltarle con la cuffia e entrate nella meditazione di questi colori, che poi cos'è? Il sole interiore, voi state immaginando direttamente e quindi state richiamando questa gamma energetica. Delle lampadine con tutti i colori, con telecomando che emettono i colori selezionati, si trovano in tutti i grandi magazzini. Bene, perfetto. Allora, Ginella, grazie dell'informazione, e non lo sapevo nemmeno io, perché io sono molto artigianale, no? Io già mi immagino la costruzione dei modellini, come li ho visti, le luci, le cose che girano, e diventa qualcosa di straordinario, ma è bello quando si possa fare, però vabbè, siamo nella tecnologia, è giusto, prendetela e fate come dice Ginella. Fatelo domani se potete, se no nei prossimi giorni, non vi preoccupate se è passato il tempo, perché non immaginate che il giorno dell'Epifania o quello che sia abbia soltanto un'energia di un giorno. Di solito si dice che l'energia di un giorno molto importante inizia 12 gradi prima del giorno, 12 gradi dopo del giorno, calcolando che poi si vanno a intersecare le energie, ma qui entriamo in astrologia alta, antica, ed è difficile andare a spiegare perché, però noi sappiamo a questo punto che possiamo direttamente agire, no? E quindi possiamo agire ancora, perché siamo nel 12° grado di quando c'è stata la nascita o teofania, e quindi noi che cosa facciamo con questa meditazione dei colori o con questo vedere i colori? Forziamo, attenzione, forziamo, lo ripeto, l'apparizione o la manifestazione di qualcosa di interno, della luce assolutamente acolorata, senza colori. Quindi la spingiamo a venire fuori, la spingiamo a nascere, la spingiamo a far muovere qualcosa di interno, cioè ciò che è nato viene da noi richiamato per un'epifania. Ma cosa significano a questo punto i 3 re magi che ci portano i doni? Attenzione, che io sto parlando solo di un significato e non del più grande significato pratico, alchemico, magico dell'antica magia trasmutatoria alchimica. Sto parlando, si vanno bene anche le gelatine sceniche, Aleph. Ma sto parlando semplicemente di qualcosa di più semplice che tutti possiamo fare, no? A casa, senza stare, no, a diventare scemi. Quindi che cosa vanno a significare i 3 re magi? Oro, incenso e mirra. Allora, innanzitutto, se è possibile usare l'incenso e la mirra miscelati, questo ci danno una possibilità di attrazione della santità che scende nella mente. Santità, incenso, mente, mirra. Uno è solare, incenso, quindi nuovamente ci leghiamo alla nascita della teofania in noi, l'altra è mercuriale, la mirra, quindi ci porta direttamente a comprendere e a far entrare e a digerire dentro di noi l'apparizione di questa luce, e quindi ci porta ad essere, a renderla più mentale, cioè a renderla comprensibile a noi stessi. Ok? Quindi ecco che l'oro ha una pratica particolare. Quello che io vi consiglio di fare a questo punto è di prendere una bevanda, per esempio solitamente si usava il sidro, no? Con delle mele, che sia dorata, e quindi tenerla di fronte, quindi incenso e mirra in un bracerino o in un una piccola pastiglia, no? Come si chiama? Di carboncino, si mette sopra l'incenso e la mirra, si fanno bruciare, si prende una bevanda color oro, si può fare distillantemente, chi lo conosce, eccetera, eccetera, oppure si può acquistare tranquillamente, e ogni volta che si vede l'immagine del colore si dà un sorso fino a giungere al 12° sorso. Ha un significato molto profondo questa cosa, che non è solo simbolico, ha un significato di pratica vera molto profonda. La cosa strana è che voi, se state praticando bene, puoi usare anche l'oro colloidale, certo, se stai praticando bene noterai che il sapore
cioè, se hai praticato bene e se veramente stai visualizzando la luce o sei immerso in essa, noterai che il sapore di questa bevanda, anche se è lo stesso, ha delle venature differenti, ha qualcosa che va a cambiare. Allora si può fare anche con la curcuma, qualsiasi cosa, non metto assolutamente blocchi, non dico cosa potete fare, basta che sia color oro, cioè che ci attiri la energia, l'hertz, il colore dell'oro che il Sole fa quando è in Regulus, no? In Sol Leonis. Quindi noi abbiamo quest'oro che è trionfante. Allora accadrà qualcosa, se lo fate bene e se lo fate per queste 4 volte, è come se foste immersi in una specie di caleidoscopio, è come se voi entraste in un qualcosa di particolare. Cosa andiamo a toccare? Andiamo a toccare il corpo mercuriale, andiamo a toccare quella capacità d'arcobaleno del corpo mercuriale, ho chiamato appunto corpo arcobaleno. Ci noteremo, se lo facciamo bene, anche già, diciamo, immaginando, vedo questo caleidoscopio di colori che si muove e ti porta a una sorta di quasi trance autoindotta interna. Immaginate farlo all'esterno, entrate in una situazione di coscienza differente. Questo va quindi a fare cosa? Ad evocare il corpo mercuriale. Quindi dalla nascita di Maria, il corpo lunare che abbiamo parlato a Natale, ecco che crea il corpo mercuriale, ossia la parte alta dell'essere umano, l'intelletto dell'essere umano vostro, il vostro nume, e che ha l'immagine della coda del pavone, cioè la coda dei vari colori che si manifestano. Anche in alchimia si dice, no, prima della nascita della pietra tutti i colori si devono manifestare, e noi andiamo a fare questo, e questo è il significato dei 12 giorni di risulta dopo la pratica annuale. Chi è dentro l'alchimia o la magia trasmutatoria capisce che cosa voglio dire. E quindi ecco che gli altri facciano questo, perché darà dei risultati che neanche immaginate, addirittura può portare via dolori, malinconie, se vi sentite giù, se vi sentite nervosi, se siete credetemi, questa, attenzione, passatemela, autoesposizione immaginativa ai vari colori che il Sole vi dà durante l'anno, questa autoriproposizione vi porterà direttamente a qualcosa di straordinario. La mente diventerà più chiara, la mente diventerà silenziosa e avete questo congerie di colori che girano che stimola la parte alta di voi ed è utile, vi darà la possibilità di studiare di più, ma entrerete, quindi di avere la capacità anche mentale, ma entrerete più a fondo dentro voi stessi. È come una veste, ogni vostra incarnazione è una veste in cui voi vi infilate e quella è. Noi, facendo tutte e 12, tentiamo di cominciare già a salire su e vi sentirete questa sensazione di andare su, sentirete la mente, fatelo, vedrete, poi mi darete ragione. Allora avviene una epifania, arrivano dei doni. Preparare il nume. Poi in realtà il nume in purezza non ha a che fare, no, il nume non ha a che fare con i segni dello zodiaco, proprio al di là, completamente al di là, non ha niente a che vedere con i segni dello zodiaco, è proprio stellare e anche oltre. Poi, per il calcolo dei colori va bene anche guardare il pianeta fece del segno? Solitamente sì, però ricordati che essendo magari qualche pianeta ha 2 segni, vanno a cambiare la modifica, ti conviene andare a vedere un buon manuale di astrologia per vedere i vari cambi. Mi scusi, in base ad ogni segno zodiacale c'è una pratica specifica nel mese di sì, questo qui è soltanto un qualcosa di piccolo, di specie di rimangiare, no? Di rifare in piccolo per fare, dopo aver fatto tanto durante l'anno, una specie di riassunto per boom e partire. Color viola cosa indica? Il viola è lo spirito alto, il viola indica solitamente l'ultracorpo, qualcosa che è al di là, qualcosa che non è percepibile. Buona giornata. E le lampade spettrasolari sono le migliori? Ma possono anche, sì, certamente sì, perché il Sole che va, no, a fare questa cosa, quindi è una cosa ottima perché va a riprodurre. O anche il fuoco, per esempio. Cioè, io quando l'ho fatto non c'erano queste lampade, io l'ho fatto nel 78-79, iniziato, quindi c'era in un modellino c'era una lampadina, mentre a casa, come ho detto, del mio maestro di allora, gran maestro di magia da cui ho veramente avuto tutto quello che serve e che ho visto tanto, c'era un fuoco centrale, no? Poi comunque ognuno... bene Matteo.
Bene, io spero di avervi spiegato questa cosa, fatela, non potete capire quanto è potente se non la fate. Sembra una sciocchezza, sembra una cavolata, sembra una cosa che non serve a niente, ma se ci mettete incenso e mirra, bevete questa bevanda color oro, allora ecco che le cose possono giungere, e più immaginate questo al limite con la mente, già sentirete la mente che va, la mente che accade qualcosa dentro di voi. Io non capisco una cosa, il corpo lunare è il primo vestito, poi mercuriale, allora abbiamo il corpo fisico saturniano, come detto, che è questo qui, e poi c'è qualcosa di più sottile, e il corpo lunare è il primo vestito, corpo energetico, se lo vogliamo chiamare, il corpo diciamo emotivo, se lo vogliamo chiamare, il corpo mercuriale è la tua mente, Anaita, è quello che funziona a livello intellettuale, il corpo solare è la tua scintilla divina, quello che è eterno e che si reincarna di volta in volta. Grazie. Sì, è un mondo colorato. E da qui capirete un'altra cosa, Aleph. Capirete perché gli antichi dicevano che no, il corpo d'arcobaleno o l'arcobaleno porta verso l'alto, cioè dalla terra si sale con l'arcobaleno e si arriva in alto. Sia nelle mitologie nordico-scandinave, sia da noi con Iride. Quindi noi pensiamo di gente che cammina sull'arcobaleno, invece cammina nei colori, perché va a evocare tutte le potenze interiori che noi abbiamo e che hanno questa colorazione particolare, e quindi ci svegliano e ci portano direttamente in alto. Ma non solo in alto, all'interno di qualcosa. Fatelo, 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 anche solo mentalmente, e credetemi, e mi darete ragione. La stessa cosa accade dei bastoncini di incenso? Sì, va bene, se hai i bastoncini di incenso e mirra, ok, c'è questa cosa dei bastoncini molto orientale, non è occidentale. In Occidente si usano i grani, che è molto diverso. Ricordati una cosa, Evelina, e questo per tutti voi. Se io metto due cose e le brucio, sono due cose. È come due persone che vogliono fare l'amore, ma ognuno rimane con la propria idea, col proprio modo di essere, il proprio modo di fare, non ci sarà fusione, non ci sarà un terzo essere. Se io prendo due grani, queste due persone, le metto su un carboncino e sprigionano il fumo, questo sarà miscelato, quello sarà vero amore, quello darà potenza, quello darà forza. Quindi ecco perché io i bastoncini non è che mi piacciono tanto. Bene, io vi saluto, vi auguro buona Epifania. Non immaginate che la Befana sia quello che fanno vedere, una vecchia brutta e stolta, proprio no, è la più grande bellezza che possa apparire. Oggi è stata veramente resa una prostituta. Questo purtroppo è una cosa brutta. La Chiesa Cattolica ha fatto diventare la cosiddetta energia femminile interiore che si riversa e che si accende, ha fatto diventare, cioè direttamente questa energia, un qualcosa di vecchio. Quindi fate questa pratica, buona Befana a tutti.